Un saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi ospitiamo una band che si sta facendo largo nella scena thrash nostrana e il suo nuovo album, divertente seppur abbia luci e ombre. Per chi conosce bene la scena thrash metal italiana, gli Ural difficilmente saranno un nome ignoto. Negli ultimi anni questo gruppo, nato a Torino nel 2010, si è fatto notare per la sua intensa attività live lungo lo stivale e non solo, e per una discografia non densissima ma neppure spoglia, con diverse uscite e 4 full length. L'ultimo tra essi, Anthropic Genetic Involution, è uscito lo scorso 23 aprile. Sarà all'altezza della fama a livello underground che i piemontesi hanno raggiunto? La risposta breve è sì, ma solo in parte. In effetti, da un lato il disco si rivela piuttosto efficace, con un lato ironico ma anche sensazioni spesso ombrose legate alla dimensione a volte sociale e politica dei testi. Merito anche di uno stile che, pur senza avventurarsi fuori dai canoni trash, non è la copia carbone dello standard anni 80 riproposto in maniera sterile. Piuttosto si tratta di un suono che, pur non rinnegando gli elementi più tipici, abbraccia qualche elemento speed ed heavy, ma soprattutto si spinge spesso in territori crossover. Quest'ultimo è inteso dagli Ural nell'accezione più ampia. Va dalle origini punk del genere agli esperimenti più particolari e intricati di fine anni 80 e inizio anni 90 di band come Forbidden, Death Angel e Annihilator. Se ciò è un gran pregio, allo stesso tempo rappresenta anche un limite per i torinesi. Dall'altro lato, infatti, Anthropic Genetic Involution a tratti sembra poco coraggioso. Il gruppo avrebbe potuto osare di più e personalizzare meglio il proprio genere. L'esempio più emblematico di questo difetto è il singolo Rat in a Cage. La sua cupa preoccupazione colpisce meno di quanto potrebbe, a causa di ritornelli disimpegnati, piuttosto stereotipici. E non è l'unico caso in cui il talento, comunque non scarso, che gli Ural possiedono, non viene sfruttato appieno, come se il gruppo avesse composto con il freno a mano tirato. Per fortuna in altri casi anche giocare su terreni più tipici funziona. È il caso della Opener Extreme Paranoia, di facile accesso con la sua potente linearità, i suoi cori catturanti e una bella parte centrale preoccupata. Tuttavia il gruppo dà il meglio di sé quando sperimenta di più con complessità o influssi strani, per esempio con Break the Fall. Esplora a fondo il mondo crossover con momenti di influsso punk e altri al limite del tecnicismo, in una cavalcata non velocissima ma di ottimo impatto. Merito non solo delle ritmiche incisive, ma anche dei ritornelli molto pungenti e di qualche momento più tortuoso come la rocciosa fase centrale. È uno dei brani più in vista del disco, con Open Scars. Alterna frazioni estroverse che ricordano da lontano gli Anthrax, ad altre oblique, bizzarre e altre ancora che uniscono le due anime. Il tutto frullato in qualcosa di funzionale a una frenesia continua e notevole. Infine anche Terrorize merita una citazione. Può sembrare un pezzo trash molto classico, seppur a tratti gli Ural ci infilino dentro tante dissonanze, alcune persino di retrogusto black o death, ed elementi oscuri che poi prendono il sopravvento in To Change Your Vision, outro che chiude il disco. Purtroppo però anche sperimentare non sempre è produttivo per i torinesi, come dimostra Flat Black, cover del compositore jazz J.J. Johnson. Forse voleva essere nello spirito di riletture come I Ain't Superstitious dei Megadeth o Low Rider degli Exodus, ma si rivela confusionaria e poco attinente con la strumentale originale, da cui riprende solo la base e ci ricama sopra con voce e riff sgambi. Forse il peggio è però la presenza di un trombone del tutto distaccato dalla base trash, ciliegina negativa di un pezzo che è per distacco il punto basso del disco. Considerando pregi e difetti, ne risulta un disco a 2 velocità. Gran parte della sua durata è piacevole, ma i momenti più validi sono controbilanciati da quelli più anonimi e dai difetti presenti, il che rende Anthropic Genetic Involution solo buono. Chiaro, ha sempre una sua discreta personalità e a livello qualitativo è più di un gradino sopra lo sterile derivativo macinale della band thrash metal media di oggi. Anche per questo, pur sostenendo che gli Ural, con le capacità a tratti mostrate anche qui, possano fare ben di meglio, non abbiamo problemi a consigliarti questo nuovo parto dei torinesi, se ami il loro genere. Voto di Heavy Metal Heaven, 76 su 100. Anche per stavolta è tutto. Se hai apprezzato la recensione puoi metterle il like, commentarla e condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non mancare neppure uno dei contenuti che pubblichiamo ogni settimana. Infine puoi venire a seguirci su Instagram, Facebook e Pinterest. Come sempre trovi i nostri link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta!